Questa è una action cam economica che, se avesse sempre questa qualità di immagine, sarebbe la migliore action cam economica su Amazon. Ma confrontiamola con una GoPro, non recente, comprata usata, perché il mio focus è sempre: con pochi soldi, qual è la qualità migliore che mi porto a casa? Let's get this party started. E mi spiace che alla fine l'immagine si sia ruotata, ma non è colpa dell'action, è colpa del suo supporto, che benché sia fighissimo perché si aggancia a dei tubi anche larghi, a questo snodo che niente, cede con qualsiasi peso gli attacchi qua un po' importante. Qua ci devi attaccare l'action cam direttamente, deve essere leggera, se no niente, va giù. E ne approfitto per fare il lancio della prossima puntata: i migliori supporti economici, perché questo a 50 euro vabbè è buono, ma 13 è un po' più interessante, no? E questo è meglio non prenderlo. Quindi nella prossima puntata spiego tutto quello che ho imparato. Voglio dividere l'analisi della qualità di questa action cam super economica in due aspetti. Il primo è la qualità d'immagine e il secondo è la stabilizzazione. Ecco quindi delle immagini in cui la problematica delle vibrazioni l'abbiamo tolta, così ci concentriamo solo sull'immagine, grazie a uno stabilizzatore elettronico per action cam. E questa è la GoPro. Perché la 4? Perché si avvicina tantissimo alla Campar come qualità di immagine e stabilizzazione, ma adesso vediamo la qualità di immagine. Ma facciamo un confronto all'americana, un face off, e che cosa notiamo? Che questa inquadratura è bella difficile da realizzare, nel senso che abbiamo delle zone che sono scure e delle zone che sono chiare, che è il cielo. E allora che cosa notiamo? Che la GoPro è riuscita a tenere un equilibrio di queste zone, quindi non c'è una zona troppo scura, e questa purtroppo è la Campar. E tradotto nella foto è tutto nero, no? Mentre la GoPro mi fa ancora vedere tante informazioni, cioè tante immagini, gli arbusti, il lago. E purtroppo ugualmente, laddove è tanto chiaro, vedete la GoPro sulle nuvole, un pochino le ha bruciate anche lei, ad essere sinceri, ma la Campar perde completamente tutte le sfumature, mentre la GoPro le sfumature delle nuvole ancora si vedono. E anche se vado su una sezione più facile,
Praticamente qua alla fine c'è un'inquadratura che è più omogenea, nel senso che non ci sono questi contrasti forti fra luce e ombra, perché, eccolo qua, è tutto più o meno illuminato nella stessa maniera. A questo punto la Campark non perde tanto terreno rispetto alla GoPro, no? E sembra addirittura un po' più attraente, nel senso che il verde è più verde, è naturalmente più contrastata, più pronta ad essere utilizzata, fruita così com'è. Mentre tutte le camere professionali, e la GoPro è l'antesignana delle camerine professionali, tendono a darti un'immagine molto piatta neutra, che vuol dire che tu in post-produzione con la color correction, il color grading, tiri fuori un'immagine figa. Ma qua, diciamo comunque, quello che si nota è che se l'immagine non è particolarmente difficile, la Campark ce la fa, benché comunque un pelino brucia, no? Laddove c'è tanta luminosità. Questa immagine poi è veramente emblematica di una situazione facile per un sensore, no? Qualsiasi sensore tu hai messo qua dentro, lui non rileva tranne 2 pixel di bianco bianco, ma è tutto abbastanza uniforme. In questo caso devo dire che sembra meglio la Campark. Qua è più bello da vedere banalmente perché ha più contrasto, più saturazione, più pompata per essere bella così. Però ricordiamoci che le situazioni in cui andiamo a registrare non è che possiamo scegliere in base alla camerina che abbiamo in mano, no? Stiamo facendo action, quindi quello che c'è. E notate che qua ho fatto del color correction proprio di base, non sono stato lì impazzire. Quello che tu riesci a fare è, dove c'è tutto nero, riesci a tirare un po' su e iniziare a far vedere delle immagini, no? Delle informazioni di questa foto, quindi torni a vedere gli arbusti. Ma dove è bruciato, se non c'è informazione lì è completamente bianco, non c'è una sfumatura, non esiste, non ce la fai. Ci concentriamo sulla stabilizzazione e poi vi dico un po' più in dettaglio di questa cosa che è superiore alla GoPro da alcuni punti di vista concettualmente. Fatti saltare. Allora, avete notato come la forcella e la sospensione ballino tanto, anche un po' il telaio, però l'orizzonte resta abbastanza stabile. E la Campark è purtroppo stabilizzazione non da action cam sportiva, nel senso che questo è uno sterrato dritto e balla. E a me piacciono i confronti all'americana, quindi questo è un altro face off sulla stabilizzazione questa volta. Certo che se vi faccio vedere la Insta360 è un pochino di un altro pianeta e dopotutto costa più di 300 euro, quanto ti compri? 5? Non lo so. E in ordine di efficacia di stabilizzazione, il confronto diretto.
Ah, e perché dicevo che ha qualcosa di speciale? Nel senso che, allora, questa qua tu l'accendi, no? Accesa, cioè si accende al volo, inizia a registrare, puff, sta registrando, poi fra l'altro, no, non ha dentro la SD, figura di cacca, vabbè, no, io volevo far vedere che registra, vabbè. Ha 3 LED sopra, davanti, di lato, non mi ricordo più dove è il lato, ma probabilmente di qua. Quindi a differenza di queste, io con queste qua, no, in realtà con quelle cinesi, cioè come fai a capire che sta registrando? È sempre un casino. E anche quando hanno il display, sul display c'è un pallozzo piccolo, su un display LCD a luce del sole non vedi un tubo. Questa qua, da certi punti di vista è la vera action cam, nel senso è molto rumorosa. Cioè capisci al volo che cosa sta facendo. Accenditi. Accenditi. Ok. Display monocromatico, non vedi cosa sta inquadrando, ma da un certo punto di vista, una volta che usi sempre questa, l'hai imparato. Vabbè, meglio avere il display. La batteria dura 2 ore, cioè da certi punti di vista, secondo me, per gli sport estremi questa è più affidabile. Ecco, mettiamola così. Allora, questa come qualità non mi fa impazzire, fra l'altro io ho registrato in Full HD e invece le foto me le fa in 4K, adesso devo capire questa cosa qua, cioè, sono stonati che possono fare 4K e me la bloccano. Quindi la prossima che proverò sarà questa proprio per capire come si posiziona questa camera di cui si sente pochissimo parlare e che invece ha delle qualità veramente da action. Allora, purtroppo io sono un perfezionista, quindi quel fatto che bruci un po' mi irrita, però se voi impostate... Andate sulle impostazioni e impostate -1, quindi togliete luminosità. Abbiamo visto che c'erano delle zone troppo scure, però almeno quelle scure le potete tirare su. E a quel punto se avete un -1, quelle troppo chiare non sono troppo bruciate. A 60 euro è proprio un affare, nel senso che la GoPro Hero 4 si trova 80, 70, 80 usata. Allora, mettiamola così, è la migliore delle action cam cinesi sotto i 100 euro e la trovate a 60 su Amazon, vi metto sempre i link in descrizione. Su questo vado sereno, la qualità di immagini e la definizione, ecco, la definizione è veramente crispy ed è come definizione, se inquadrate una scena facile senza troppo contrasto, come definizione è addirittura paragonabile a questa, la Hero 8, 9, quello che volete, Insta360, definizione paragonabile. Il sensore per la luminosità fa un po' più schifo, tirate giù di -1 e avete speso 60 euro. Secondo me vale la pena. E come avevo anticipato prima, prossime prove sono tutti i supporti che ho comprato e io voglio spendere 13, 14, 15 euro per un supporto. Non ci sono dei supporti fighi, ma 50 euro, per favore. Si trovano buoni, tipo questo è eccezionale, guardate quanto allarga e quanto costa poco, ve lo dirò nella prossima puntata. I supporti e anche i microfoni, perché l'audio dell'action fa schifo, quindi ci sono due soluzioni, un microfono esterno con un antivento e un microfono tipo questi wireless, sempre con l'antivento. Però una di queste soluzioni non ce la fa, ci vediamo alla prossima in cui parleremo di stabilizzatori per l'action cam, perché questa diventa veramente fica una volta stabilizzata. Non so se tenerti o renderti, perché sei veramente l'action cam del macio, però la qualità dell'immagine in sé è nel 2021.